Oggi condivido con voi una ricetta che scalda il cuore e conquista il palato, 1000 foglie di zucca con una cremosa salsa gorgonzola. Per prima cosa prendo la mia zucca e la avvolgo con una foglia di carta alluminio e la metto in forno preriscaldato a 180 gradi per circa 20-25 minuti. Questo passaggio è importantissimo perché così la zucca perde un po' d'acqua e alla fine il piatto sarà meno acquoso e molto più saporito. Inoltre si ammorbidisce e sarà facilissimo da sbucciare e tagliare. Mentre la zucca è in forno, prepareremo la crema parmigiano. In una ciotola versiamo la panna fresca, aggiungiamo il parmigiano grattugiato, un uovo e poi condire con del sale e pepe. Tutti gli ingredienti per realizzare questa ricetta troverete qui nella descrizione del video. Potete provare altri formaggi stagionati se preferite. Il pecorino darà un sapore un po' più deciso, mentre il grana ha un gusto un po' più delicato. Mescolo bene fino a ottenere una crema liscia e omogenea. Dopo circa 20-25 minuti la zucca è pronta. Ricordate, ogni forno è diverso, quindi controllate bene la cottura. La lasciamo raffreddare per qualche minuto, giusto per non scottarci. Ora possiamo sbucciarla e tagliare a fette non tanto sottili. Passiamo all'assemblaggio delle millefoglie. Prendiamo una pirofila rivestita con carta da forno, così sarà più facile sformarla alla fine. Cominciamo con un estratto di zucca, poi aggiungiamo un po' della nostra crema parmigiano e dei pezzettini di pancetta sottile. Ripetiamo il procedimento: un estratto di zucca, uno di crema, pancetta e così via, fino a terminare con un ultimo estratto di crema, pancetta e una generosa spolverata di parmigiano grattugiato sopra. La pancetta diventerà leggermente croccante in forno, aggiungendo un tocco delizioso che rende ogni boccone più interessante. Se preferite potete anche usare specchi o prosciutto crudo per una variante saporita. Mentre le millefoglie in forno, prepariamo la salsa gorgonzola. In un pentolino metto il latte, aggiungo il gorgonzola dolce, un pizzico di sale e pepe, ma solo se necessario perché alcuni tipi di gorgonzola sono già molto saporiti. Lascio sciogliere tutto a fuoco basso, mescolando fino a ottenere una salsa cremosa e vellutata. Parlando di gorgonzola ci sono due varietà principali, dolce e piccante. Il dolce ha una consistenza più cremosa e un sapore delicato, mentre il piccante ha un gusto più intenso e pungente. La scelta dipende dal vostro gusto personale. Il gorgonzola dolce è perfetto per una salsa morbida e delicata. Se preferite un sapore più deciso, potete usare il gorgonzola piccante, che darà una cremosità più compatta e un gusto più intenso. In alternativa, potete fare un mix dei due tipi di gorgonzola per un equilibrio unico di sapori. E inoltre, se volete una salsa più leggera e fluida, usate il latte. Se invece desiderate una crema più ricca e corposa, optate per la panna. Entrambe le opzioni funzionano bene, ma la panna renderà la salsa più vellutata e densa. Adesso ci resta servire la nostra 1000 foglie di zucca. La finalizziamo con una fettina croccante di pancetta, un pezzetto di gorgonzola e una spolverata di erba cipollina per dare colore e freschezza al piatto. Spero che la ricetta vi sia piaciuta. Se vi è piaciuta, vi invito a iscrivervi al canale e a lasciare un mi piace per supportarmi. Ci vediamo alla prossima ricetta. Ciao!